Eccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete appunto con due mazzi, ossia appunto i tarocchi della sensualità Wicca e un nuovo mazzo di oracoli che appunto non ho mai usato sul canale, un mazzo veramente molto bello e che dà chiaramente delle indicazioni specifiche per quanto riguarda i pensieri dominanti di una determinata persona, ovviamente in riferimento all'amore. Dunque, quest'oggi cercheremo appunto di capire, come avrete letto dal titolo, perché appunto una persona che state frequentando pareva inizialmente avere un atteggiamento molto più propositivo e vivace, diciamo, per quanto riguarda appunto il vostro rapporto. Adesso, in questo, diciamo, momento, nel momento presente, in cui appunto andrete a vedere il video, ha invece mostrato un atteggiamento più freddo, distaccato, preoccupato, a volte più scostante, sembra aver fatto, diciamo, un passo indietro. Dunque, non parliamo di una storia chiusa, di una frequentazione chiusa, ma obiettivamente di alcuni momenti di difficoltà o ripensamento che l'altra persona potrebbe mostrare senza però ovviamente avervene parlato. Ovviamente, come appunto avrete già capito, si tratta di un video a due varianti, quindi variante 1 e variante 2, tra le quali appunto potrete scegliere. D'accordo? Dunque, possiamo iniziare appunto con la prima variante e quest'oggi ovviamente utilizzeremo un metodo di stesura degli oracoli e ovviamente dei tarocchi, un metodo diverso rispetto a quello che abbiamo, diciamo, utilizzato sino ad ora. Cioè inizieremo immediatamente dagli oracoli. Dunque, mescoliamo il mazzo di appunto oracoli e estraiamo appunto da questo meraviglioso mazzo 3 oracoli, quindi 3 pensieri che ovviamente caratterizzano questa persona, la persona con la quale avete una storia, una frequentazione, proprio per cercare di capire come mai questa persona in questo momento pare, diciamo, aver fatto qualche passo indietro. Vediamo un po'. Dunque, iniziamo appunto dal primo oracolo. Vediamo un po'. Le persone non credono in me. Questa persona ha un'autostima scarsissima. Pensa di essere sempre al centro di cattivi giudizi e di conseguenza questa persona teme, ovviamente, di non aver fatto abbastanza colpo o di non essere abbastanza importante per voi. Pensa che anche voi, come le altre persone, possiate non aver fiducia, possiate non credere nel vostro rapporto, proprio come il resto delle persone che non credono, non hanno fiducia, non si fidano. Quindi questa è una persona che ha approcciato al rapporto o alla conoscenza con voi partendo già da una forte base di insicurezza, quasi dando per scontata una sconfitta. Vediamo, ragazzi, in seconda posizione. Allora, se potessi tornare indietro nel tempo, if I could go back in time, quanti di noi ovviamente si ritrovano spesso a pensare al poter tornare indietro nel tempo e tutto ciò che magari non si rifarebbe più. Ecco, questa persona, se potesse tornare indietro
nel tempo vi, diciamo, gestirebbe voi, il nostro rapporto, la nostra coppia, noi, in maniera completamente diversa. Questa persona crede di aver sbagliato in qualcosa, cioè di non aver fatto tutto il possibile per cercare evidentemente anche magari di dare il meglio di sé. Comunque questa è una persona che se potesse tornare indietro si comporterebbe in modo diverso, magari riuscendo anche a sentirsi più forte, raccogliendo più certezze, più sicurezze da voi in quanto a rapporto. Ragazzi, sino ad ora questi due oracoli mi danno proprio la sensazione di una persona molto fragile, quindi una persona non intenzionata appositamente a farvi del male e quindi calcolando modi e tempi di comportamento. Qui abbiamo una persona molto fragile che non si fida di se stessa, ovviamente, delle proprie capacità, del proprio valore e di conseguenza crede sempre di aver sbagliato. Ecco, questa persona in questo momento crede di aver sbagliato perché pensa: se mi fossi magari comportato in quel modo. Vediamo in terza posizione, tu sei così diversa, che carino, rispetto a tutte le persone che ho conosciuto sino ad ora, le persone che mi circondano attorno a me. Allora, questa persona vi vede totalmente diverse, questo l'ha fatto impazzire. Questa persona sa che obiettivamente voi rappresentate un unicum rispetto a tutte le persone che lui sino ad ora ha incontrato, ha conosciuto, anche ovviamente a precedenti donne che ha frequentato, compagne, e questo lo spaventa in maniera veramente terribile. Cioè questa è una persona che veramente si sente molto presa, molto coinvolta da voi, ma è una persona piena di paure, ragazzi, ve l'ho già detto dal primo oracolo, quindi è una persona che obiettivamente crede di aver sbagliato qualcosa, è una persona che teme di non essere riuscita a conquistare la vostra fiducia, che voi non crediate più in lui, in voi, nel vostro rapporto, ed è una persona che vi vede speciali, proprio per questo che ha così tanta paura, perché sa che voi siete completamente diverse rispetto alle persone che lui sino ad ora ha incontrato. A questo punto, ovviamente, per anche spiegare meglio questi tre oracoli, cerchiamo appunto di estrarre appunto dei tarocchi che appunto permettono di comprendere meglio appunto il significato chiaramente di ogni singolo oracolo e ovviamente un ultimo arcano che ci dà uno sguardo maggiore in riferimento ovviamente al futuro. Dunque iniziamo appunto a mescolare appunto i tarocchi, gli arcani maggiori e minori del mazzo dei tarocchi della sensualità Wicca. E ovviamente in ultima posizione cerchiamo appunto di capire come procederà il vostro rapporto. Vediamo un po'. Dunque, le persone non credono in me. Vediamo. E qui abbiamo appunto il saggio di bastoni, o appunto il re di bastoni. Allora, questa è una persona che evidentemente in passato non ha mostrato, caratteristica tipica appunto del re di bastoni, coraggio, forza, determinazione, capacità di discernimento, di scelta. Questa è una persona che obiettivamente, ve l'ho detto, si sente molto fragile e che soprattutto in passato si è sentita carente, priva
di quelle che sono le caratteristiche migliori del re di bastoni. Quindi vi ripeto, l'autocontrollo, la forza, il coraggio. È chiaro ragazzi che dunque questa è una persona che obiettivamente ha ancora, vi ripeto, dei retaggi in riferimento a situazioni passate che lo hanno segnato particolarmente. Il re di bastoni parla anche di diverse frequentazioni, quindi non di un, diciamo, rapporto in particolare, ma di diverse conoscenze che obiettivamente lo hanno segnato. Conoscenze in cui, vi ripeto, lui non ha dimostrato particolare forza, decisionalità, coraggio, propositività. Quindi è una persona che si è appunto mostrata probabilmente nei lati più fragili, appunto, più delicati del suo carattere, e questo ha ovviamente comportato poi la disfatta nei relativi rapporti. Quindi obiettivamente questa persona teme di aver fatto la stessa figura ovviamente nei vostri confronti, cioè teme che anche voi, come appunto le altre persone del suo passato, possiate aver appunto notato questi lati appunto più fragili del suo carattere. Inoltre, ragazzi, obiettivamente la carta del re di bastoni parla di lealtà, parla di fedeltà, parla di rispetto, parla di trasparenza e di rapporti puliti. Quindi questa persona, ahimè, in passato potrebbe non essersi comportata, diciamo, in maniera particolarmente leale e pulita con le donne che ha frequentato, perché appunto potrebbe aver già tradito precedentemente appunto queste donne, o aver, diciamo, avuto un comportamento particolarmente licenzioso proprio in virtù di una sua incapacità di scelta, cioè potrebbe essere, diciamo, questo il caso di una persona che, non sapendo scegliere tra due donne, le ha frequentate entrambe, oppure di una persona che obiettivamente, non riuscendo a capire quali caratteristiche potessero in qualche modo rappresentare il rapporto migliore per se stesso, ovviamente ha appunto frequentato contemporaneamente più di una persona, magari traendo appunto da ciascuna donna il meglio, ma ovviamente peccando di immoralità e comportamento ovviamente ben poco saggio, d'accordo, pulito e leale. Quindi ragazzi, questa è una persona che, vi ripeto, in passato non si è assolutamente comportata bene. Anzi, è una persona che potrebbe aver tradito, già potrebbe aver inanellato più storie e spesso vissute, vi ripeto, in maniera non proprio, diciamo, eticamente e moralmente accettabile, e soprattutto non è stata una persona capace di eventualmente effettuare una reale scelta. D'accordo? Quindi è una persona che potrebbe aver peccato di mancanza appunto di coraggio. Quindi una persona che è stata troppo legata alla passione, ai propri istinti. Parliamo di un re di bastoni che rappresenta appunto l'elemento fallico per eccellenza, quindi una persona che ha ragionato, ecco, diciamo poco con la razionalità e magari molto di più con altre parti anatomiche, d'accordo? Quindi è una persona che si è lasciata andare, diciamo un po' troppo alla passione, all'istinto, e non ha rispettato, per esempio, regole, ordini o comunque appunto un rapporto, per esempio, ufficiale che poteva avere in essere. D'accordo? Quindi è stata una persona innanzitutto poco spirituale, diciamo così, e comunque una persona che non ha saputo prendere le giuste decisioni nel momento giusto. Vediamo ora in questa seconda appunto posizione come questa persona però a questo punto si comporterebbe con voi se potesse tornare indietro. Asso di coppe.
Allora, questa è sicuramente una persona che vi dimostrerebbe molto di più, non ha tirato fuori nulla, fondamentalmente rispetto a quello che ha dentro. Cioè, questa è una persona che ha molto da dare, è una persona molto pentita del suo passato, ma non solo del passato con voi, qualche errore che potrebbe avere commesso con voi, ma vi ripeto anche in riferimento proprio al suo passato a prescindere da voi, quindi il suo passato sentimentale. Cioè una persona che in amore non si è comportata bene e non ha dimostrato, vi ripeto, coraggio, determinazione, forza e soprattutto non ha mai mostrato coraggio in cosa? Non solo nella decisionalità, ma anche obiettivamente nel mostrare i suoi reali sentimenti, quindi potrebbe aver perso molte occasioni e quindi potrebbe temere di rischiare di perdere anche voi. Cioè questa è una persona che anche proprio con voi in questo caso, in questa seconda posizione, obiettivamente crede di non avervi dimostrato abbastanza. Ma c'è tanto, qui c'è un asso di coppe, c'è un'emotività esplosiva in questa persona, ma che sino ad ora non vi ha ancora mostrato. In realtà è una persona molto più, vi ripeto, timida, forse tenera, bisognosa di in qualche modo vicinanza rispetto a quello che questa persona ha mostrato sino ad ora. Quindi anche nel caso in cui si sia mostrato quest'uomo tutto d'un pezzo, comunque l'uomo che diciamo non deve chiedere mai, fondamentalmente l'uomo duro, l'uomo severo, in realtà questa è una persona che ha veramente un'interiorità molto morbida. È una persona che in realtà è quasi spaventata da tutti, vedete, questi sentimenti che stanno sgorgando dal suo cuore, perché l'asso di coppe è ovviamente legato al cuore. Quindi obiettivamente è una persona che in qualche modo vorrebbe mostrarvi di più, vorrebbe dimostrarvi di più, vorrebbe essere questa persona più aperta in riferimento ovviamente a quello che prova chiaramente per voi, ma questa è chiaramente una persona che, vi ripeto, ad oggi ha enormi difficoltà a dimostrare quello che pensa, forse perché probabilmente pensa che i suoi sentimenti siano eccessivi e quindi non li sa maneggiare, non li sa controllare, non li sa gestire, quindi li trattiene, li nasconde. Ve l'avevo detto dall'inizio, ragazzi, questa è una persona tremendamente fragile, e che non vi ha dimostrato tutto quello che ha dentro, ma qui dentro c'è tanto. Ci sono sentimenti? Sì. Ci sono emozioni? Sì. C'è desiderio fisico? Sì, traboccante, ma non vi ha ancora dimostrato nulla rispetto a quello che lui ha dentro. Quindi pensate quanto potrebbe dimostrarvi in più rispetto a quello che ha fatto. Quindi questa persona ha trattenuto tutto dentro. Ecco come questa persona si comporterebbe se potesse tornare indietro, dimostrandovi veramente quella, diciamo, fisicità, quell'approccio imperante che sente ovviamente necessario dentro se stesso. Vediamo in terza posizione perché in cosa vi vede obiettivamente così diverse. E qui abbiamo il cavaliere di bastoni. Allora, questa persona innanzitutto è molto eccitata da voi, vi ripeto, è molto eccitata dalla vostra bellezza, è una persona che ovviamente sa, dà per scontato di avere dei rivali, è una persona anche molto possessiva, è una persona anche molto gelosa e che obiettivamente sa di dover, vedete, combattere con forza e coraggio, quella forza e coraggio che lui non ha, e che obiettivamente questa persona sa di dover mettere in campo nel momento in cui decida ovviamente di avere un rapporto molto più profondo e stabile, ufficiale con voi, perché vi vede effettivamente come una persona totalmente diversa, ma una persona molto forte, una persona molto coraggiosa rispetto a lui, una persona pronta a combattere, una persona che ha veramente uno spessore notevole, sia in quanto ad aspetto estetico, perché parliamo di bastoni, quindi vi ripeto, vi vede tremendamente sexy, sensuali, ma anche da un punto di vista ovviamente interiore vi vede proprio forti, coraggiose. Quindi a volte prendere voi in mano le redini del rapporto. Quindi è come se in realtà nel rapporto con voi vedesse quasi
diciamo, due galli nello stesso pollaio, quindi obiettivamente è come se questa persona si rendesse conto di avere di fronte a sé una donna in armatura, cioè capace di combattere, una donna forte, di un coraggio obiettivamente enorme rispetto alle persone che lui ha conosciuto sino ad ora, che invece non avevano nervo. Quindi questa è una persona che vi vede come una donna per lui, dal suo punto di vista ovviamente, con le caratteristiche ideali, quindi sa di dover combattere per voi, perché sa, dà per scontato che ovviamente voi possiate piacere a tante altre persone. Quindi sicuramente vi vede come una donna completa. Quindi vi ripeto, come la donna ideale per quelli che sono ovviamente i suoi canoni, d'accordo? Il suo metro di giudizio. Vediamo ora, ragazzi, ovviamente in ultima posizione come questa persona ovviamente agirà nei vostri riguardi, ovviamente nell'immediato futuro o comunque ovviamente nelle tempistiche identificate ovviamente dall'arcano. E qui abbiamo un bellissimo re di coppe. Allora, ragazzi, vedete, qui abbiamo un saggio di coppe, esattamente come il saggio di bastoni. Allora, ragazzi, il saggio di coppe, quindi il re di coppe, rappresenta appunto un comportamento che appunto questa persona andrà ad adottare, ovviamente in maniera molto più chiara, in maniera molto più ovviamente determinata, forte e coraggiosa. Ecco, quell'atteggiamento che lui sino ad ora evidentemente non ha avuto nei vostri confronti, e ovviamente lo farà partendo coppe coppe, quindi da questo asso di coppe, cioè questa persona inizierà a dimostrarvi in maniera molto più chiara ovviamente e molto più aperta quelli che sono i suoi reali sentimenti. Quindi sicuramente questa è una persona che dimostrerà ovviamente, ragazzi, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, entro grosso modo un paio di mesi, perché appunto le coppe rappresentano generalmente appunto delle tempistiche molto veloci, quindi non stiamo parlando di troppi mesi, al massimo appunto qualche settimana, un mese e mezzo, un paio di mesi al massimo. Comunque un atteggiamento appunto molto più aperto e coraggioso, e soprattutto dei sentimenti nei vostri confronti, cioè questa persona vi farà capire che obiettivamente vi desidera, che ovviamente vi vuole, che ovviamente vuole stare con voi, ma soprattutto qui parliamo di coppe, quindi di sentimenti. Quindi potrebbe di nuovo ovviamente chiedervi di vedervi, di uscire, vorrà sicuramente risentirvi, ma cosa è tipico dei re? La determinazione e il coraggio pratico. Quindi questa persona, diciamo, nei prossimi incontri o comunque, vi ripeto, entro al massimo un mese e mezzo di tempo, ci sarà un incontro in particolare in cui questa persona si lascerà andare ai sentimenti. Quindi finalmente, diciamo, lascerà a briglie sciolte questo meraviglioso asso di coppe. Questa è una persona che, vi ripeto, si dimostrerà capace di affrontare anche delle difficoltà pur di stare ovviamente al vostro fianco. Quindi non perdete le speranze. Questa è una persona obiettivamente molto fragile, è sicuramente, vi ripeto, una persona che ovviamente ha bisogno ancora di tempo, probabilmente per recuperare anche delle forze, delle certezze, ovviamente in se stesso in primo ordine, ma anche nel vostro rapporto. E vi ripeto, sicuramente questa è la persona che potrebbe rappresentare un momento di svolta nella vostra vita sentimentale, perché è un re, quindi un re di coppe, quindi è una persona che potrebbe diventare effettivamente un compagno ufficiale nel caso in cui non lo sia, o comunque una persona importante da un punto di vista sentimentale, cioè
non necessariamente l'uomo della vostra vita, ma comunque una persona che lascerà il segno nella vostra vita da un punto di vista coppia, quindi sentimentale. Quindi vi ripeto, aspettatevi un invito, un incontro molto bello, molto romantico, in cui questa persona, vi ripeto, vi dimostrerà proprio tutto quello che prova ovviamente per voi. Quindi tutta la sua emotività, diciamo, troverà ovviamente grande facilitazione sicuramente nell'esprimersi. Quindi vi ripeto, mettendo chiaramente da parte tutte queste sue difficoltà. D'accordo? Dunque, questa stesa appunto termina qui e di conseguenza, ragazzi, mi raccomando, come sempre, tenete duro, ovviamente forza, coraggio e determinazione, che però a voi obiettivamente, evidentemente non mancano con questo meraviglioso cavallo di bastoni. Valorizzate continuamente la vostra interiorità e la vostra bellezza, e qui ce n'è veramente tanta, e ovviamente, come sempre, buona fortuna e a presto! E dunque possiamo appunto iniziare la seconda variante. Quest'oggi appunto, come ho già spiegato nella variante precedente, utilizzerò un metodo differente, ossia ovviamente inizieremo innanzitutto con gli oracoli e poi successivamente appunto estrarremo i tarocchi. Di conseguenza, momentaneamente ovviamente allontaniamo il mazzo di tarocchi e per il principio di sincronicità, per chiunque stia vivendo appunto una storia con una persona che pare aver fatto un passo indietro, ecco, chiediamo a questi oracoli, a 3 oracoli in particolar modo, che cosa sta pensando questa persona di voi e ovviamente del vostro rapporto, per chiunque appunto abbia scelto la seconda variante. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, non voleva venire questa carta, non voleva essere estratta. Vediamo un po'. Allora, allontaniamo appunto anche il mazzo di oracoli in modo che riusciamo a fare più spazio appunto possibile. Allora, iniziamo appunto dal primo oracolo. Allora, non riesco ad esprimere bene me stesso, quello che provo, quello che ho dentro. Allora, questa è sicuramente una persona che ha tanto dentro, quindi prova parecchio per voi, sentimenti, emozioni, desiderio, passione, stima, perché no? Quindi è una persona che potrebbe, volendo e sapendolo fare, potrebbe rivelarvi tanto, ma non si sente in grado, in realtà non è in grado, obiettivamente, di farlo. Quindi è una persona che obiettivamente in qualche modo non sa, diciamo, lasciare aperte le porte della sua interiorità. Quindi in realtà nel momento in cui voi possiate aver notato un atteggiamento più freddo e distaccato, chiaramente la ragione non è legata a ciò che questa persona prova per voi, cioè al fatto che questa persona possa essersi disinnamorata di voi, no? Qui ci sono delle problematiche, magari anche delle preoccupazioni, di cui però questa persona non vi parla, non è in grado. E di conseguenza, tenendo tutto dentro, chiudendosi a riccio, questa persona ovviamente non esprime né il positivo ma nemmeno il negativo, cioè non è una persona che ovviamente sa raccontarvi a piene parole del suo sentimento nei vostri confronti, però non sa neanche parlarvi di tutto ciò che di negativo per esempio gli accade nell'arco della giornata. Di conseguenza, non rendendovene particolarmente partecipe, questa persona obiettivamente chiude, diciamo, il rapporto al contatto vero, cioè non rendendo voi partecipi di ciò che gli accade. È chiaro che vi lascia nel dubbio, nello stupore
di fronte a certi suoi comportamenti che possono sembrare strani, ma hanno una ragione. Una ragione non è riferita a ciò che questa persona prova per voi, ovvero ad una carenza di sentimenti o desideri nei vostri confronti, ma a delle preoccupazioni che questa persona però non sa esprimere. Quindi vi ripeto, non è una persona che esprime il positivo, ma nemmeno il negativo. Quindi obiettivamente è una persona che tiene chiuso dentro tutto ciò che ha, che prova, che sente, che gli accade, le sue preoccupazioni, sogni, desideri, ma anche paure e frustrazioni, e di conseguenza a volte crea in voi del dubbio. Vediamo ora in seconda posizione che cosa ha questa persona appunto nella sua testolina, allora, e nei suoi pensieri. Se potessi tornare indietro nel tempo, ovviamente gestirei noi il nostro rapporto in maniera differente. È straordinaria questa, cosa, proprio perché questo stesso oracolo è stato estratto nella variante precedente e nella stessa posizione. Quindi anche in questo caso, quindi anche chi ha scelto la seconda variante, si ritrova di fronte ad un individuo che appunto sente di aver sbagliato qualcosa. Cioè, questa è una persona che sente di non aver fatto abbastanza, di non aver dimostrato abbastanza, ed è vero, di non aver in qualche modo dato a voi certezze, sicurezze in riferimento al vostro rapporto, in riferimento a ciò che pensa e prova per voi, in riferimento alla sua progettualità nei vostri confronti. Questa è una persona che, se avesse la classica bacchetta magica, si comporterebbe in modo diverso. Poi lo chiederemo ai tarocchi come questa persona vorrebbe comportarsi, ma vi ripeto, sicuramente questa è una persona che obiettivamente sa che tutto ciò che ad oggi possa essere accaduto di negativo e di non proprio, positivo nel vostro rapporto è stato causato da lui, da comportamenti sbagliati che lui ha adottato, perché vi ripeto si comporterebbe in maniera totalmente diversa rispetto appunto al passato o rispetto a ciò che ha fatto con voi. Quindi una persona che sente di aver sbagliato in qualcosa, di aver mancato più che altro in qualcosa, vi tratterebbe in modo completamente diverso, gestirebbe in modo completamente diverso il vostro rapporto. Vediamo ora in terza appunto posizione che oracolo abbiamo. Sono spaventato addirittura dalle reazioni o comunque dai commenti, dai giudizi vostri e di altre persone. Allora, questa è una persona che si è comportata non bene nei vostri confronti. Ecco perché vorrebbe la classica bacchetta magica per poter tornare indietro, e obiettivamente, non essendo una persona, particolarmente amante del dialogo e del confronto comunicativo, lo abbiamo detto nel primo oracolo, potrebbe avervi nascosto qualcosa o non avervi ad oggi parlato di qualcosa per appunto paura di determinate reazioni. Cioè, questa è una persona che tende a vivere, ahimè, un po' troppo a specchio rispetto a comportamenti, pensieri, reazioni degli altri. Quindi è una persona che non soltanto non, libera ciò che ha dentro, che tiene tutto dentro, nasconde anche molto spesso, ma appunto potrebbe celare e mentire eventualmente su alcune verità, perché ha paura, teme, particolari reazioni che appunto altre persone potrebbero avere in riferimento ovviamente a quello che vi è accaduto o a quello che obiettivamente potrebbe aver fatto questa persona, qualcosa che potrebbe non avervi detto, qualche piccola menzogna. Cioè, questa è una persona che obiettivamente tende ad essere un po' poco, trasparente, ma perché ha paura, ovviamente,
eventualmente di perdervi o comunque di scatenare in voi una reazione rabbiosa o comunque addirittura un vostro allontanamento, o comunque è una persona, vi faccio un esempio, nel caso in cui il vostro sia un rapporto clandestino, quindi nel caso in cui questa sia una persona impegnata, teme di prendere una decisione e mantiene il vostro rapporto, vedete, sotto segreto, proprio perché ha paura delle reazioni di altre persone, in particolar modo della compagna ufficiale. Quindi questa è una persona che ha paura del giudizio, della riprovazione, dei pettegolezzi, degli scandali, delle, vi ripeto, reazioni, degli atteggiamenti, dei comportamenti che possono manifestare ovviamente le persone che lo circondano. D'accordo? Quindi è una persona che, ahimè, a volte, diciamo, pecca di mancanza di coraggio, di forza e determinazione, proprio perché obiettivamente tende a non agire, non solo questa persona tende a non dimostrare quello che ha dentro, nel bene e nel male, ma tende anche obiettivamente a non agire proprio perché teme, vi ripeto, le reazioni e i comportamenti ovviamente altrui. Dunque, direi che appunto possiamo a questo punto, per chiunque appunto abbia scelto la seconda variante e per il principio appunto di sincronicità, cerchiamo appunto di capire, grazie alle carte, ovviamente grazie ai tarocchi, gli arcani maggiori e ovviamente gli arcani minori, delle specifiche in più in riferimento proprio appunto agli oracoli e in riferimento a quello che ci hanno raccontato appunto di questa persona. Vediamo un po'. Perfetto. Allora, dunque, iniziamo appunto con la prima posizione, ossia non riesco ad esprimere appunto me stesso, quello che ho dentro. Vediamo appunto che specifica ci viene appunto regalata dagli arcani. Vediamo un po'. E qui abbiamo la regina di denari. Allora ragazzi, la donna di denari, ovviamente in tarologia, la regina di denari, non rappresenta la consultante, bensì generalmente rappresenta un'altra donna. Allora, nel caso in cui questa persona sia impegnata e quindi il vostro sia un rapporto appunto con una persona impegnata, la regina di denari è la compagna ufficiale. Quindi è appunto la donna che è ufficialmente al suo fianco come moglie, come madre dei suoi figli, eventualmente come fidanzata, come convivente. Comunque è appunto una donna che, vi ripeto, tendenzialmente tende appunto ad amare molto la propria quotidianità e quindi tende, diciamo, ad avere un atteggiamento particolarmente, diciamo, controllante, ad osservare troppo, a stare un po' troppo addosso a questa persona. Cosa che chiaramente a questa persona non piace affatto. Perché appunto è una donna spesso molto possessiva e spesso molto gelosa. Quindi una donna che obiettivamente lui riesce a gestire un po' poco e dalla quale non riesce facilmente a staccarsi per potervi sentire, vedere e in qualche modo raggiungere. È una donna che gli dà delle preoccupazioni,
Preoccupazioni di cui appunto lui non vi parla, perché è questo l'elemento primario su cui appunto lui non riesce effettivamente ad esprimersi, che lui vive come una donna quasi soffocante. Perché vi ripeto, la regina di denari potrebbe essere paragonata appunto alla Sibilla della donna maritata, che è appunto una donna molto gelosa e una donna molto possessiva, che tende a volere, diciamo, l'ipercontrollo su ciò che reputa suo. Quindi obiettivamente è una donna che tende a farlo sentire in trappola. E quindi questa persona ovviamente ha delle preoccupazioni, ha delle frustrazioni in merito a questa situazione, ma non ve ne parla. Nel caso in cui il vostro non sia un rapporto con una persona impegnata, questa regina di denari è una donna in particolare che lui ha avuto in passato, quindi mentre nella variante precedente avevamo più storie che in qualche modo potevano aver mal condizionato appunto il soggetto della stesa, in questo caso ce n'è una in particolare che lo ha segnato appunto particolarmente e che lui ha vissuto nella rottura e nell'allontanamento come obiettivamente molto doloroso, appunto, come rottura, allontanamento, distacco, proprio perché era una donna che per lui ovviamente è stata molto importante per lui, cioè ha avuto un ruolo e un peso proprio specifico molto importante. Quindi un distacco gravoso che obiettivamente o ha subito del tutto lui o comunque in qualche modo ha finto. Potesse essere stato, diciamo, consensuale, ma in realtà non lo era. Quindi, vi ripeto, obiettivamente, qui c'è una donna del suo passato che sicuramente ha rappresentato per lui un elemento obiettivamente di particolare tensione, ovviamente, nella sua vita. Nel caso in cui sia una persona separata o divorziata, la regina di denari è comunque la ex moglie che lui evidentemente ha modo ancora di vedere o di sentire, per esempio per la gestione dei figli, situazione che però per lui evidentemente è molto comunque gravosa. Perché evidentemente questa è comunque una donna che, vi ripeto, evidentemente tende ancora particolarmente a, diciamo, controllarlo, nonostante non sia più la propria compagna ufficiale. Quindi lui si sente quasi spiato obiettivamente da questa donna, vedete, che ha questo atteggiamento molto arcigno e che tende appunto a tenere sempre tutto sotto controllo. D'accordo? Quindi è una donna molto severa, una donna, vi ripeto, molto possessiva ed è una donna che tende a farsi un po' poco gli affari suoi. D'accordo? Quindi c'è una presenza femminile, non è legata a parentela, quindi non è una madre, non è una sorella, non è una cugina, ovviamente è generalmente appunto una compagna ufficiale oppure è una ex compagna che o è ancora presente per ad esempio la gestione di una separazione, di un divorzio oppure dei figli, oppure una ex, diciamo, compagna ovviamente dalla quale però il distacco è stato particolarmente doloroso. D'accordo? Ecco di cosa questa persona non vi parla, cioè di questa presenza femminile obiettivamente tanto troppo ingombrante che continua a vincolarlo. Potrebbe proprio rappresentare la sofferenza per una situazione del passato che lui ovviamente ancora ad oggi non ha ovviamente ben metabolizzato. Vediamo ora ragazzi in seconda posizione appunto come agirebbe questa persona se avesse la classica bacchetta magica e qui abbiamo il 7 di spade. Allora, questa persona sicuramente non si comporterebbe, diciamo, in modo poco accorto e poco furbo, perché parliamo di un 7 di spade. Quindi prudenza, attenzione ed estrema discrezione. È una persona che obiettivamente cercherebbe di calcolare primariamente i pro e i contro di qualsiasi movimento ed è una persona che agirebbe sicuramente utilizzando la razionalità, vi ripeto, la saggezza, la maturità, la discrezione,
ma soprattutto, vi ripeto, il silenzio. Cioè è una persona che obiettivamente vorrebbe poter vivere il vostro rapporto senza troppe aspettative da parte dell'ambiente esterno. Ecco di cosa appunto questa persona ha obiettivamente paura. Aspettative in riferimento eventualmente al vostro rapporto. Cioè, questa persona teme che voi ed altre persone, amici, parenti, eccetera, vi aspettiate troppo da lui e che quindi lui debba precorrere i tempi, quindi accelerare ovviamente la situazione anche nel momento in cui lui ad oggi non ne sia assolutamente pronto. Il 7 di spade, ragazzi, non parla necessariamente di menzogna, d'accordo? Parla anzi di una persona che vorrebbe agire in maniera trasparente nei vostri confronti, per esempio palesandovi anche sin da subito la necessità di, per esempio, procedere, vi ripeto, con calma, con discrezione, con prudenza, con attenzione. Cioè nel caso in cui, per esempio, il vostro sia stato il rapporto con una persona impegnata e questa persona, per esempio, abbia lasciato la compagna ufficiale, ecco, quest'uomo vorrebbe non agire più in maniera così impulsiva, ma comunque dare ovviamente del tempo a se stesso e magari anche a questa regina di denari così obiettivamente pericolosa e ostile di comprendere meglio la situazione, oppure cercando anche lui stesso di comprendere meglio i sentimenti che prova ovviamente nei vostri confronti. Cioè ragazzi, il 7 di spade è una carta che parla di, vi ripeto, discrezione, saggezza, appunto spade, cioè un mentale che vada a in qualche modo supportare e quindi a prendere anche, diciamo, piede rispetto all'impulsività, rispetto alla sessualità, rispetto all'erotismo, rispetto ovviamente all'emotività. Cioè questa è una persona che obiettivamente ha bisogno ancora di tempo. Ha bisogno di vivere una situazione senza, vi ripeto, troppe aspettative da parte vostra, da parte di amici, da parte di parenti che magari ad esempio si aspettano matrimonio, figli, convivenza, cioè è una persona che vuole andarci piano. Quindi è una persona che non vuole ovviamente correre troppo. Ecco perché vorrebbe, diciamo, vivere il vostro rapporto con un atteggiamento molto più tranquillo, come una, diciamo, frequentazione, ma vi ripeto, in maniera molto più serena, senza troppe aspettative, non con superficialità e leggerezza, assolutamente no, perché vi dicevo che questa persona ha molto dentro di sé in riferimento a voi, a ciò che prova e pensa per voi e di voi, ma è chiaro che questa è comunque una persona che ha bisogno ancora di tempo, quindi ha bisogno di prudenza. Ragazzi, è una persona che ha bisogno di poco clamore, d'accordo? Cioè non vuole aspettative, non vuole particolari promesse, non ne vuole ricevere, ma non ne vuole nemmeno fare, cioè non vuole illudere questa persona, non vuole mentire, non vuole più raccontare magari quella cosa detta al momento giusto per magari far piacere voi, che però non è esattamente ciò che fa parte delle sue corde, ciò che vorrebbe lui effettivamente, d'accordo? Quindi non vuole più vivere nella menzogna, non vuole più nascondere certe verità, vorrebbe potervi parlare delle difficoltà che gli impone questa regina di denari. Vorrebbe maggior complicità, vedete, feeling mentale con voi, vorrebbe essere più capito, compreso e vorrebbe, vi ripeto, vivere la situazione con molta più calma e soprattutto discrezione. Con questo non sto ovviamente sostenendo che voi abbiate messo i manifesti del vostro fidanzamento, del vostro rapporto, però voleva viverlo in, diciamo, sordina, ma non perché in qualche modo si vergognasse del rapporto con voi, ma perché è una persona che ha bisogno ancora di tempo e quindi vorrebbe potervelo chiedere, ma teme le vostre reazioni,
teme a questo punto il giudizio da parte degli altri, che, vi ripeto, evidentemente hanno caricato di troppe aspettative il vostro rapporto. Altri che possono anche ovviamente far parte di amicizie, colleghi, soprattutto parenti. Ecco, questa persona vorrebbe avere, vedete, le spalle un po' più leggere e di conseguenza vorrebbe non dover vivere più, vedete, nel nascondimento, nella menzogna, ciò che lui ha dentro. Vorrebbe maggior comprensione, ovviamente emotiva, e quindi maggior feeling mentale anche nei vostri ovviamente riguardi da parte vostra. Quindi è una persona che vuole vivere, diciamo, maggiormente il presente senza, diciamo, troppa programmazione, pianificazione in riferimento al futuro. Cioè è una persona che per quanto riguarda il futuro ha bisogno ancora di tempo, ha delle ottime speranze, perché il 7 di spade comunque, vedete, anche una carta di speranza comunque, ma una speranza troppo debole rispetto, diciamo, a un'interiorità che ha la necessità in qualche modo di trapelare. Cioè questa è una persona che vorrebbe raccontarvi la verità, parlarvi di queste difficoltà con questa regina di denari, di un suo passato particolarmente doloroso. Ecco perché vuole andarci piano questa persona. Quindi questa persona ha bisogno di tempo, ragazzi, ed è qualcosa di cui fa fatica a parlarvi. Quindi ecco come gestirebbe evidentemente il vostro rapporto, chiarendo sin dall'inizio ciò che non va, ciò che del suo passato lo appesantisce, oppure questa compagna ufficiale che gli sta addosso, per cui lui non ha tutte queste libertà. C'è una persona che non vorrebbe illudervi con, ad esempio, progetti del tipo lascio la compagna ufficiale per ovviamente iniziare un rapporto ufficiale con te. C'è una persona che vorrebbe andarci piano, senza, vi ripeto, troppe aspettative anche da parte vostra e delle persone che lo circondano. D'accordo? Vorrebbe vivere in sordina il vostro rapporto, senza, vi ripeto, troppo clamore che in qualche modo gli possa mettere fretta in riferimento appunto ad una progettualità sul futuro. Vediamo in terza posizione effettivamente di che cosa ha realmente paura questa persona. Allora, qui abbiamo il 10 di coppe, allora reazione in particolar modo dei familiari. Allora, le carte di grado 10 rappresentano, come voi potete appunto ben sapere, la famiglia, in particolar modo l'ambito domestico. Ora, per famiglia si potrebbe intendere sia l'ambito familiare ufficiale, nel caso in cui questa sia una persona impegnata, oppure appunto la famiglia d'origine nel caso in cui sia una persona libera, ma anche nel caso in cui sia una persona impegnata potrebbe avere anche, diciamo, timore delle reazioni della compagna ufficiale e ovviamente dei familiari dell'una e ovviamente dell'altro, quindi della compagna ufficiale e della propria famiglia. Vi spiego, nel caso in cui, vi ripeto, sia il vostro un rapporto con una persona impegnata, lasciando questa compagna ufficiale e dedicandosi a voi, è una persona che teme la reazione della compagna ufficiale. Nel caso in cui sia appunto proprio questa regina di denaro, una donna molto ostile. Quindi teme obiettivamente capricci, vendette, rancore da parte di questa donna. Nel caso in cui sia padre, teme ovviamente anche di far soffrire i propri figli o comunque teme il giudizio dei propri figli nei suoi confronti. Nel caso in cui ovviamente queste due persone siano legate da un matrimonio, un rapporto da lungo tempo, per cui le due rispettive famiglie di origine si conoscono, hanno comunque rapporti, diciamo, abbastanza frequenti, teme comunque appunto che queste due famiglie possano scontrarsi oppure avversare sia la famiglia della compagna ufficiale, ma addirittura anche la sua, questa sua presa di posizione e decisione. Per ovviamente 10 di coppe non si intende soltanto la famiglia, ovviamente per quanto riguarda consanguinei, ma anche amici però di vecchia data, quindi persone che lui frequenta da tanto tempo, che potrebbero appunto ugualmente non essere d'accordo con questa sua decisione. Nel caso in cui il vostro sia un rapporto con una persona libera, comunque teme che la sua famiglia possa, per svariate motivazioni, non essere particolarmente d'accordo in riferimento al vostro rapporto.
Ora ragazzi, le motivazioni possono essere tante e ovviamente assurde, perché sicuramente deve essere lui in grado e libero di scegliere per la propria vita sentimentale e amorosa, cioè non devono i genitori ovviamente decidere o parenti, familiari, fratelli o sorelle decidere chi questa persona debba poter frequentare, sposare e amare. Però evidentemente potremmo essere ovviamente incappati in un caso di questo tipo, cioè una persona che risente molto del giudizio dei suoi familiari, ne è molto influenzabile e soprattutto teme appunto eventuali reazioni. Oppure, vi ripeto, teme reazioni di amici di vecchia data che evidentemente per invidia, gelosia o magari per interesse nei vostri confronti non in qualche modo vedono di buon occhio il vostro rapporto. D'accordo? Quindi sicuramente questa persona ha effettivamente paura delle reazioni delle persone che, vi ripeto, obiettivamente lo circondano. Ecco perché questo 7 di spade, ecco perché questa persona tende a volerci andare con i piedi di piombo, perché ha paura molto della reazione di questa regina di denari, che è una donna veramente vincolante, ostile e negativa, e ovviamente qui ci sono anche le famiglie molto probabilmente di origine che obiettivamente possono ostacolare proprio una libera decisionalità ovviamente da parte di questa persona. Ecco perché il voler vivere il vostro rapporto in sordina, con poco clamore, perché è una persona che vuole sentirsi libera di poter scegliere la propria strada senza condizionamenti altri. D'accordo? Quindi non rendendo troppo partecipe la propria famiglia, amici, colleghi, eccetera, di questo nuovo rapporto, perché teme la loro ingerenza. D'accordo? Quindi evidentemente è una persona circondata sicuramente da parenti, amicizie non del tutto positive, cioè il riferimento per esempio alla variante precedente dove le problematiche erano inerenti ad uno stato emotivo del soggetto della stesa, una fragilità particolare, qui in realtà il soggetto non è del tutto, diciamo, sprovveduto, è ben consapevole di essere circondato da persone effettivamente particolarmente ostili. Quindi tra parenti, compagni ufficiali, compagni del passato, amici, colleghi, sicuramente questa persona teme di non trovarsi in condizioni del tutto positive in riferimento al vostro rapporto. Quindi obiettivamente non è una persona particolarmente fortunata, perché è circondata da persone appunto particolarmente ostili e negative. Ora ragazzi vediamo appunto in ultima posizione come procederà invece appunto in futuro il vostro rapporto, e qui abbiamo la carta del 10 di spade. Allora ragazzi, la carta del 10 di spade parla di liberazione. Allora, chiusura di un ciclo ovviamente precedente per riaprirne uno completamente nuovo. Allora, il 10 di spade, appunto, ragazzi, parla della chiusura di un ciclo precedente, quindi nel caso in cui questa persona ovviamente sia impegnata, sicuramente questa persona andrà a chiudere il rapporto con la compagna ufficiale. Nel caso in cui ci siano appunto state delle ingerenze, e effettivamente qui di ingerenze ce ne sono state parecchie per quanto riguarda appunto amicizie, parenti, piuttosto che appunto colleghi o comunque, vi ripeto, anche persone del suo stesso passato, ecco, questa persona farà veramente tabula rasa, perché ragazzi 10 di spade significa proprio chiudere completamente con situazioni ovviamente del passato. Quindi obiettivamente rappresenta proprio la chiusura al 10 di spade, molto più di tutte le altre carte appunto di grado decimo, quindi molto più del 10 di coppe, del 10 di denari o del 10 di bastoni. Ecco, il 10 di spade rappresenta proprio una chiusura totale, molto severa, con il passato, con abitudini, comportamenti, vi ripeto, ingerenze, problematiche che arrivano direttamente dal vecchio, da tutto ciò che rappresenta appunto il vecchio, il vetusto. Vedete, questa persona che cosa sta facendo? Sta fondamentalmente rinascendo dalle sue ceneri, cioè il corpo mortale fondamentalmente si sta
ovviamente spingendo verso appunto la luce, quindi una nuova vita, un nuovo risveglio. Solitamente appunto il 10 di spade viene abbinato sia alla carta, all'arcano maggiore della morte, il 13° arcano maggiore, l'arcano senza nome, che anche al 20° arcano maggiore, quindi la carta del giudizio, d'accordo? Quindi obiettivamente questa persona si libererà definitivamente di tutto ciò che nel passato vi ha appunto impedito di vivere al meglio il vostro rapporto. Quindi, nel momento in cui, vi ripeto, questa sia una persona impegnata, questa persona andrà in qualche modo a, diciamo, liberarsi dall'impegno precedente a voi, quindi da tutto ciò che rappresenta il passato, il vecchio, quindi l'impegno con la compagna ufficiale. Nel momento in cui sia una persona libera, andrà comunque ad eliminare, per esempio, amici che potevano per svariate ragioni contrastare il vostro rapporto o dargli dei cattivi consigli, oppure abitudini negative, ovviamente, che potrebbero in qualche modo aver danneggiato appunto il vostro rapporto. Questa persona, vedete, cambierà pelle. Questa è una persona che ha voglia di cambiare completamente appunto la propria vita e la propria esistenza. Dunque, ragazzi, sicuramente le tempistiche è un 10 di spade, quindi non parliamo di qualche giorno o qualche settimana. Le tempistiche delle carte di spade, proprio come le tempistiche delle carte di denari, rappresentano ovviamente delle tempistiche molto più lunghe, quindi stiamo sicuramente parlando di qualche mese, anche ovviamente 4, 5 o 6 mesi di tempo, a volte anche oltre. Però il 10 di spade parla finalmente della liberazione da vincoli soffocanti e un cambiar pelle, quindi una sorta di muta che permetterà appunto a questa persona di obiettivamente cambiare, evolvere per ricominciare completamente da zero il proprio ciclo di vita, partendo quindi da un nuovo modo di rapportarsi a voi, di un nuovo modo di rapportarsi rispetto al suo passato, rispetto a questa veramente soffocante, ostile regina di denari, rispetto a familiari, rispetto a parenti, date appunto da questo 10 di coppe. Quindi il 10 di spade parla della chiusura definitiva di un ciclo. Voi vedrete nei prossimi mesi ovviamente cambiare questa persona per affrontare un nuovo e completo percorso di vita. Ovviamente vi ripeto, ragazzi, non stiamo parlando di pochi giorni o poche settimane, perché il 10 di spade è una carta molto dura. Questa persona ovviamente affronterà questi cambiamenti che saranno, ragazzi, un 10 di spade, quindi dolorosi, quindi sicuramente non vedrete questa persona ridere e sorridere beatamente. Potreste di nuovo notare degli atteggiamenti, diciamo, particolarmente preoccupati, di chiusura, di disattenzione nei vostri confronti da parte di questa persona. Questo purtroppo sì, ma proprio in virtù del fatto che questa persona deve cambiare completamente la sua vita e ripartire completamente da zero. Deve riprendere in mano la sua vita e ricostruirla, soprattutto nel caso in cui sia una persona impegnata, ma anche nel caso in cui sia una persona single che deve rivedere completamente i propri valori, ovviamente le proprie amicizie, il rapporto con la propria famiglia e soprattutto il rapporto con il passato e il ricordo di questa regina di denari. D'accordo? O comunque, vi ripeto, nel caso in cui sia in rapporto con una persona separata o divorziata, deve rimettere al suo posto, e lo farà, ma in maniera veramente molto severa, perché parliamo di spade, questa donna che ormai non ha più diritto di poter in qualche modo intervenire nel vostro rapporto. Però, vi ripeto, qui le tempistiche sono sicuramente più lunghe rispetto alla variante precedente, ma qui c'è proprio un cambiare completamente, ovviamente, ciclo di vita. Voi vedrete questa persona completamente diversa. Vi scioccherà il cambiamento che questa persona andrà ad adottare. Però ovviamente, ragazzi, è un'evoluzione, è una trasformazione troppo importante, quindi questa persona inizierà una nuova fase della propria vita, un nuovo ciclo di vita. Quindi potete ben capire che innanzitutto non è un percorso che può avvenire in 2 giorni, d'accordo?
e poi non può avvenire senza comunque un dispendio emotivo di una certa importanza, d'accordo? Quindi non potete pretendere che questa persona viva un momento del genere con il sorriso perennemente sulle labbra, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona cambierà, ma qui c'è un cambiamento epocale nella vita di questa persona e quindi probabilmente cercherà proprio questa volta di afferrare appunto questa bacchetta magica in modo da vivere in maniera completamente diversa appunto il vostro rapporto, d'accordo? Ma qui deve liberarsi da queste catene, perché questa è una persona che ne risente troppo vincolata appunto dalla presenza ovviamente di terze persone. D'accordo? Quindi questa è sicuramente una persona che dovrà anche lasciare libero sfogo, vedete, anche a quello che ha dentro. Quindi verrete a conoscenza di molte verità, perché il 10 di spade parla anche della scoperta di eventuali, diciamo, piccole bugie o menzogne o un tradimento che può essere scoperto nel caso in cui sia una persona impegnata. Quindi qui c'è sicuramente, diciamo, un periodo, quello che appunto vi aspetta nei prossimi mesi, particolarmente importante e ovviamente anche impegnativo. Sicuramente, vi ripeto, anche da un punto di vista sentimentale ed emotivo, per cui questa persona potrebbe proprio aver bisogno e ovviamente necessità della vostra comprensione, della vostra massima comprensione, quello di cui vi parlavo appunto con questo 7 di spade. D'accordo? Dunque ragazze, ovviamente dal canto vostro non vi resta che ovviamente decidere e ovviamente scegliere, perché chiaramente la vita è ovviamente nelle vostre mani, il tempo è prezioso anche per voi, quindi sarete voi poi a dover decidere se per voi è il caso o meno appunto di in qualche modo attendere queste tempistiche che obiettivamente non sono così brevi, ma soprattutto di supportare questa persona, ovviamente cercando anche primariamente di capire voi stesse, quindi ciò che realmente provate per questa persona e se può realmente provarne la pena. Ricordatevi sempre che la vostra vita deve avere una enorme priorità, deve avere la priorità rispetto a qualsiasi altra persona. D'accordo? Quindi cercate di vivere ogni singolo istante e ogni singolo momento ovviamente con rispetto nei confronti della vostra esistenza e soprattutto al meglio, cercando di trarre il meglio per voi, per quella che è la vostra ovviamente vita e soprattutto la vostra felicità. Dunque cercate di ambire sempre indiscutibilmente alla vostra felicità. D'accordo? Dunque ragazzi, come ovviamente dico sempre, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, ovviamente buona fortuna e a presto!